Siamo tornati lungo questo aurifero e il mio obiettivo di oggi è quello di insegnarvi 3 trucchi che vi permetteranno anche a voi di cercare e trovare le vostre prime pagliuzze d'oro in un contesto montano. E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. Questo episodio è dedicato a tutti coloro i quali, cercatori d'oro, chi ha le prime armi, chi invece magari un po' più navigato, vogliono approfondire questo genere di ricerca. E infatti la ricerca principale che io conduco all'interno di questo canale è la ricerca lungo dei rii dimenticati in montagna, i quali, dati sostanzialmente per sterili secondo la bibliografia ufficiale, invece possono fornire ancora tracce importanti di oro. Questo, a mio parere, è un motivo determinante per le vostre ricerche. La potenzialità in Italia di trovare ancora oro lungo fiumi sostanzialmente non ancora studiati e magari trovarne anche molto, trovarne decine di grammi, quindi con un valore potenzialmente in migliaia di euro, è reale e tangibile. E io lo dimostro su questo mio canale, portandovi in diversi fiumi auriferi, in diversi contesti di ricerca, alcuni di quali molto complicati, difficili, impegnativi, cercando di descrivervi tutte le varie tappe del mio lavoro che vi permetteranno anche voi di diventare sostanzialmente dei bravi cercatori d'oro. Ecco che oggi voglio spiegarvi 3 trucchi che vi permetteranno anche a voi di migliorare le vostre potenzialità, le vostre qualità di cercatore d'oro e spero anche di farvi trovare dell'oro in località inedite, magari di fianco a casa vostra. Io principalmente conduco le mie ricerche in una regione quale il Piemonte, una regione rinomata per la presenza dell'oro, che sia alluvionale lungo la pianura padana e invece eluviale piuttosto che nativo verso le montagne. Si parla di oro nativo nei contesti nei quali siamo proprio all'interno di un giacimento primario, quindi esempio delle vene d'oro. Si parla invece di alluviale nel momento in cui siamo in prossimità della dispersione di questo oro nativo, magari per esempio in un corso d'acqua come questo che ho alle mie spalle. La ricerca dell'oro in questi contesti, lungo questi rii, i quali sono tendenzialmente molto stretti, incassati e affiora inoltre la roccia che compone la montagna, è una ricerca che si chiama in gergo crevicing. Le crevice in inglese non sono nient'altro che queste fessure che naturalmente si dispongono lungo il substrato roccioso. Substrato è questa roccia in questo contesto con un micascisto con una presenza abbondante di mica, quale muscovite e biotite, e c'è anche della grafite. Naturalmente in alcune porzioni vedete che si può addirittura forzare con le mani, l'oro essendo molto denso e pesante si va a situare in queste fessure. Il primo trucco banalmente è quello di cercare, camminando lungo l'alveo o comunque su sentieri che costeggiano l'alveo alluvionale, questi affioramenti naturali di bedrock, in quanto le piene eroderanno e sposteranno ingenti quantità di sedimenti, ma lungo i rii montani è facile ritrovare affioramenti naturali della roccia che compone la montagna. Comprenderete anche voi che non sempre questo accade, anche perché magari sono dei ciottoli di grandi dimensioni, dei massi che coprono il substrato, ma tendenzialmente l'acqua naturalmente erode fino ad arrivare a erodere la roccia che compone la montagna stessa. L'oro, essendo molto denso e pesante, si sposta durante le piene, si approfondisce all'interno dei sedimenti fino a giungere proprio a contatto con il bedrock. Ed è proprio in questi contesti di ricerca che già alla fine del 1800 i cercatori d'oro pionieri nello Yukon cercavano il cosiddetto pay dirt, in sostanza il sedimento aurifero, il quale si trovava a contatto tra il substrato roccioso, proprio come in questo contesto, e i ciottoli soprastanti. Lì c'è più oro. Già all'epoca l'avevano capito e noi nient'altro andiamo che approfondire questo genere di ricerca utilizzando effettivamente le tecniche che sono state tramandate dai tempi che furono. Quindi il primo trucco è trovare la roccia che compone la montagna. Il secondo trucco è quello di andare a lavorare e prima di tutto recuperare i sedimenti che sono rimasti intrappolati in queste fessure. Qui ci sarà probabilmente dell'oro. Perché sono così importanti le fessure in questo contesto? Sono molto importanti in quanto sono delle trappole preferenziali
per la concentrazione dell'oro nel tempo. Significa che il fiume ci metterà veramente molto tempo a erodere questo substrato roccioso. Queste fessure potrebbero essersi generate in migliaia di anni e aver concentrato l'oro derivante da centinaia se non migliaia di piene. I pochi granuli pagliuzzi e talvolta anche pepite d'oro che trovate in queste fessure quindi sono il prodotto della concentrazione di innumerevoli piene. Non abbiamo il numero preciso, ma sappiate che sono proprio la sommatoria di moltissimi eventi. Il terzo trucco non è nient'altro che un trucco legato all'osservazione. Guardate molto attentamente i ciottoli che si trovano all'interno dell'alveo. Qui ci vuole magari anche qualche nozione di geologia, di riconoscimento rocce, ma sappiate che ci sono alcune rocce che dovete tenere più all'occhio di altre. Un ciottolo che dovete cercare all'interno di questo contesto sono proprio quei ciottoli di un colore più rossiccio, composti in buona parte da quarzo, ma il rossiccio in particolare data dalla presenza di ossidi idrossidi di ferro. Individuare la presenza di ferro all'interno delle rocce presenti nel fiume è quanto importante, perché dove ci sono di solito degli afferramenti di rocce ricche in ferro, ci possono anche essere delle vene ricche in oro. I solfuri composti da zolfo e ferro, quali per esempio la pirite o la pirotina, sono minerali indicatori della potenziale presenza anche dell'oro. Vi lascio qua sopra in dettaglio un video in cui ve ne parlo. È un argomento alquanto impegnativo, ma sappiate che se trovate nei pressi delle vostre aree di ricerca dei ciottoli simili a questo, ecco potreste essere di fronte anche alla potenzialità della presenza dell'oro. Perché un conto è cercare di capire dove si concentra, un conto è cercare di capire nella località in cui scendete nel fiume la fessura migliore, e un conto è comprendere se effettivamente il fiume può avere delle tracce di oro. Perché magari nella fessura in cui avete esplorato non c'è oro, ma magari poco a valle queste rocce si disgregano grazie al naturale decorso del fiume, quindi collidendo vicino nelle piene si disgregano, ed ecco che potenzialmente l'oro che è all'interno si libera e va a concentrarsi in quelle fessure. La ricerca quindi in montagna è una ricerca alquanto complessa e impegnativa, ma ricca di soddisfazioni. Troverete dei posti inediti, troverete dei posti anche molto ricchi con decine di grammi in oro, tendenzialmente in pepite, e troverete effettivamente magari anche delle pepite o delle scaglie di grandi dimensioni che vendute separatamente come collezione sono assolutamente molto di valore, anche dalle 3 alle 5 volte rispetto al valore dell'oro. Una pepita d'oro quindi da collezione di circa 1 grammo può valere effettivamente dai 100 ai 300 euro sulla base di quanto è rara. Alcuni fiumi per esempio collezionisti non hanno neanche un campione di oro. Quindi il valore è dato sostanzialmente non solo dal fatto che è oro, ma soprattutto che è una pepita d'oro di un certo peso e con una certa rarità.
Quindi spero di avervi delineato attraverso questi 3 trucchi alcuni dei consigli per cercare e trovare anche voi i vostri primi granuli e pagliuzze d'oro in questo contesto, o migliorare le vostre caratteristiche di ricerca. Io all'interno di questo canale, in molti altri video, vi faccio vedere effettivamente come faccio, i problemi che incontro e sostanzialmente quello che io, Luca, il mio socio di ricerca, troviamo. Ma tenete conto che è una ricerca molto avventurosa, pionieristica, e sarete di solito i primi in quella località. Non aspettatevi che scendendo nella prima volta in alveo già trovate qualcosa, perché in questo contesto, essendo che l'oro va a concentrarsi solo in alcune fessure, non in altre, potreste imbattervi in quelle sostanzialmente sterili, senza oro, e quindi solamente percorrendo questi rii, che potenzialmente potrebbero contenere dell'oro, che potreste poi imbattere in una qualità molto aurifera, e magari per decine di metri sostanzialmente il fiume è sterile. Quindi dovete tenere in considerazione che molte delle vostre giornate magari potrebbero essere infruttuose, ma quando cercherete troverete effettivamente l'oro, ragazzi, che soddisfazione. Siamo giunti quindi al termine anche di questo episodio. Io vi ringrazio, mi raccomando, il mio consiglio è quello di cimentarvi anche voi in questo tipo di ricerca. Oggi ho cercato di darvi 3 trucchi che secondo me potrebbero aiutarvi nell'arco delle vostre ricerche, ma effettivamente la pratica è la maestra sovrana di questo tipo di ricerca, di questo tipo di avventura. Quindi il mio consiglio è quello effettivamente di buttarvi all'interno di questo tipo di ricerca. Spero comunque avervi delineato alcuni dei consigli che sostanzialmente io adopero all'interno delle mie prospezioni. Nel momento in cui questo video vi sia piaciuto, fate esplodere qua sotto il tasto like, perché mi aiuterete moltissimo in questo progetto, in questo canale. Consigliatemi qua sotto se ci fossero gli argomenti che vi interessassero, così che li tratterò nei prossimi guide e tutorial, o comunque con questi video legati ai trucchi. E anche oggi qua a questo nuovo rio in montagna aurifero è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!